Buongiorno a tutti e bentornati qui a Game Dev, una rubrica in cui cerco di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco. Io sono Walter e oggi siamo arrivati al momento in cui decidiamo il futuro del nostro gioco o di una nuova idea. Dopo aver valutato i feedback, i commenti del pubblico, ora è il momento di guardare avanti. Riprendiamo un attimo in prestito il parallelismo con il film. Dopo il primo successo il regista può decidere di rifare lo stesso film con effetti migliori, più moderni, oppure di iniziare una storia completamente diversa. Per i videogiochi è lo stesso, possiamo scegliere come far crescere ed evolvere il nostro lavoro. Questa fase dipende chiaramente da cosa vogliamo fare, un'espansione, magari aggiungere nuovi livelli, nuove storie, un nuovo capitolo al nostro gioco, un remake, riscrivere un nostro vecchio progetto con grafica moderna e con tantissimi miglioramenti, come hanno fatto ad esempio con Resident Evil 2, oppure un cambio di rotta completo, un nuovo progetto con nuove idee, magari un genere di gioco completamente diverso, utilizzando le lezioni imparate dal nostro progetto precedente per creare qualcosa di migliore e di diverso. Per grosse aziende, studi o publisher queste decisioni sono guidate da strategie e numeri. Ad esempio, se un gioco vende bene si investono nuovamente milioni per magari un remake, un'espansione, un nuovo capitolo, un secondo, un terzo, un quarto. Pensate ad esempio a Call of Duty e ai suoi pacchetti stagionali, oppure a Final Fantasy con i suoi remaster e remake. Insomma, si cerca di sfruttare al massimo l'hype del momento. Così facendo, però, a volte si rischia di perdere l'originalità. Per gli sviluppatori indie spesso le opzioni possono essere più creative ma limitate dal budget. Non avendo grossi fondi, un'espansione potrebbe essere un piccolo DLC gratuito, un remake per un nostro vecchio gioco amato dai fan, magari un nuovo gioco semplice ma innovativo, riutilizzando i vecchi asset dei vecchi progetti. Spesso ci si affida alla community online, un sondaggio su Discord ad esempio può ispirare la prossima mossa. La chiave è ascoltare se stessi ed i giocatori, bilanciando risorse ed ambizione. Che si tratti di espandere un vecchio successo o ripartire da zero, ogni scelta è un passo avanti. L'importante è affrontare il futuro con entusiasmo, trasformando ogni decisione in un'avventura per noi e per chi gioca. E anche questo episodio finisce qui. Fatemi sapere in un commento se avete mai lavorato a un remake per un vostro vecchio progetto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!